Siamo, quindi lo anticipavo, quindi l'estate 2022 è stata per il settore sicuramente un'estate super positiva, con alcuni operatori che hanno avuto performance addirittura superiori a quelle del 2019. C'è da dire però che le condizioni, no, dove siamo partiti erano condizioni di estrema certezza, no? Quindi anche effettivamente immaginarsi questo rimbalzo così positivo non era scontato. Vediamo da dove siamo partiti, no? Quindi abbiamo chiuso il comparto del turismo outdoor, quindi ha chiuso con un 2021 con presenze che si sono attestate a circa meno del 30% rispetto al 2019. E diciamo che il tema di Omicron all'inizio anno e la guerra russo-ucraina poi avevano dato effettivamente tante condizioni di incertezza. È per questo che in un contesto, no, di così tanta incertezza ed evoluzione, il tema del conoscere effettivamente quali sono i trend e i dati, no? Quindi avere un approccio data driven è sicuramente una chiave importante, no? Per prendere decisioni, cercare di essere proattivi al cambiamento e perché no magari anche anticiparlo. Noi come Human Company abbiamo voluto ormai dal 2018, no, contribuire un po' al settore dando uno strumento che è l'osservatorio, che è proprio l'obiettivo di dare una lettura, no, di come si sta comportando il settore del turismo outdoor e quindi provare tutti insieme a fare scelte sempre più consapevoli. Dove ci siamo mossi? Quindi ci siamo mossi partendo dal turismo outdoor inizialmente, quindi che comprende le strutture ricettive quali camping, village, ma anche rifugi, agriturismi, per poi avere un focus un pochino più specifico proprio nell'open air, quindi camping e village. Le indagini si dividono in due parti, quindi una prima indagine che solitamente insomma, esce a primavera e che è uno studio che commissioniamo all'agenzia di analisi e strategia che è Trends e che va proprio a vedere una lettura, no? Qual è il quadro del turismo, quali sono i trend, come consuntivo della stagione pregressa e quali possono essere le condizioni della stagione futura. Non vediamo oggi il consuntivo del 2022, però ripartiamo proprio da quei macro trend che abbiamo evidenziato a primavera e che effettivamente si sono consolidati poi durante la stagione. Quello che faremo oggi invece andremo a vedere una wave che abbiamo lanciato insieme ad Enit, commissionata dall'Istituto Piepoli, che è andata ad analizzare invece le vacanze degli italiani del 2022 con un focus sull'outdoor. Partiamo dai trend, quindi sicuramente diciamo che il turismo outdoor è stato molto attrattivo, no, negli ultimi anni, dovuto anche sicuramente al Covid, temi di sicurezza, temi di ambiente, temi di sostenibilità, ed è un settore comunque che ha saputo evolversi molto anche in questi anni. C'è un tema di servizi, quindi servizi delivery, c'è la clientela di oggi, ma anche la clientela che si è avvicinata, che chiede sempre più servizi di qualità, quindi molto simili anche all'hotellerie. La differenza quindi proprio per le strutture, per gli operatori, sta nella capacità di costruire, no, un pacchetto servizio su misura per cercare effettivamente di venire incontro a questa domanda e lavorare proprio su tutte quelle attività che possano fare la differenza, che non riguardano solo la struttura di per sé, ma anche la destinazione, no, intesa come territorio, quindi esperienze, infopoint, un customer care molto evoluto, molto a contatto con il cliente e la tecnologia che deve essere assolutamente a supporto. Il tema del wellness, quindi il benessere dei nostri ospiti, inteso non solo come benessere fisico, quindi l'attività sportiva sicuramente è importante, ma c'è un tema proprio anche di benessere mentale, quindi più riusciamo, no, a seguire questi trend ed inserire nei nostri servizi e attività che vanno in questa direzione, siamo in grado di effettivamente dare un tempo di qualità ai nostri ospiti. La sharing economy arriva anche nell'outdoor, quindi sappiamo in questi anni sono aumentate ad esempio le vendite di camper, ma sono aumentate anche le vendite e le performance di quelle piattaforme che ad esempio permettono di noleggiare un camper o permettono di noleggiare un'attrezzatura sportiva o permettono di noleggiare una barca. Lo sharing mobility è un altro trend, quindi è sicuramente un'attività su cui prestare attenzione. Anche l'hotelleria esplora l'outdoor, quindi ci sono sempre più forme ibride e nuove di format, di ricettività che si aprono, no, all'outdoor che effettivamente sta diventando anche un po' mainstream, quindi tutti si tende a parlare di outdoor, arriva anche dell'hotelleria, quindi dove si predispongono alle classiche ricettività, no, delle camere, degli spazi all'esterno con glamping, o tent, insomma, si cerca di dare un servizio che si apra all'aria aperta. Ed infine il tema green, quindi la sostenibilità fa parte del DNA, no, del turismo outdoor, quindi abbiamo nel DNA proprio la cura della natura e del territorio dove siamo. Sicuramente noi abbiamo un impegno, cioè fare un impegno concreto che vada proprio a creare una consapevolezza nei nostri ospiti, ma non solo, su tutta la filiera, quindi dobbiamo veramente investire dai fornitori, ai nostri collaboratori, ai clienti finali,
per cercare di effettivamente andare anche a ridurre l'impatto che poi i nostri ospiti hanno nella struttura, ma anche nel territorio, quindi nella destinazione. E lo possiamo fare con diversi servizi, tra cui la Green Mobility. Arriviamo quindi a cosa è successo poi quest'estate, no? Cosa è successo per gli italiani, mercato che particolarmente, no, dovuto anche alle barriere Covid, si è avvicinato comunque a questo settore e che però vediamo e lo vedremo non è più, diciamo, un avvicinarsi, no, all'outdoor dovuto effettivamente a un tema di sicurezza, ma è proprio un'abitudine che sta diventando sempre più intrinseca, no, anche nelle scelte degli italiani. Per far questo abbiamo commissionato, come vi diceva Dennis, una ricerca quantitativa su un campione di 2000 intervistati e siamo andati a indagare come sono andate le vacanze degli italiani, un focus specifico sull'outdoor, quali sono gli elementi che effettivamente possono essere driver di scelta, no, per la prossima vacanza e se ci sono dei cambiamenti nella percezione del turismo outdoor. Vediamo insieme. Innanzitutto possiamo dire che aumentano per gli italiani le vacanze, quindi rispetto al 2021, dove era solo il 31% degli italiani che era andato in vacanza, per quest'estate il 56% degli italiani ha fatto una vacanza o più di una vacanza. Di questi, un turista su 5 sceglie delle strutture outdoor. Anche qui dobbiamo dire che è una percentuale che è cresciuta, quindi dal 14 al 19%, segno che effettivamente la struttura outdoor, la ricettività outdoor piace, si consolida, anzi si amplia. Se aumenta, la propensione alle vacanze, si riduce leggermente, diciamo, i giorni di permanenza del periodo di vacanza. E questo lo vediamo soprattutto come saldo negativo per i residenti nel sud e nelle isole o per la fascia, diciamo, di età dei 35-54 anni. Dove alloggiano? Quindi che strutture si sceglie? L'alberghi, gli hotel quindi rimangono al primo posto, un 40%, però comunque, come vi dicevo, le strutture outdoor iniziano ad avere una quota importante. Di questi villaggi sono al primo posto e chi lo fa, chi sceglie le strutture outdoor, per quale motivo lo fa? Lo fa essenzialmente perché vuole una vacanza in libertà, quindi una vacanza senza frizioni, senza pensieri, che si può costruire, c'è un tema di natura, ovviamente, quindi stare al contatto col territorio e fare attività. Le ragioni economiche si riducono molto, quindi c'è un po' questo pregiudizio, no? La vacanza in campeggio, in villaggio, la vacanza economica. La analizzeremo dopo questo tema perché non è un driver in realtà così importante per importante di scelta. Vi segnalo solo il tema delle case, quindi le case di proprietà o le case in affitto sono un trend che è in crescita, soprattutto quelle di proprietà, quindi vediamo anche rispetto agli anni passati una crescita di questo settore. Qual è il profilo del turista outdoor? Possiamo dire che le donne che lo scorso anno erano, diciamo, in prima posizione rimangono più o meno stabili, aumentano gli uomini effettivamente che si avvicinano. È interessante il target 35-54, quindi anche per pensare a delle azioni e delle attività è un target su cui si può assolutamente lavorare. Quando vanno in vacanza? Sicuramente scontato, quindi vince luglio-agosto, però c'è comunque una propensione importante anche per quelli che sono i mesi spalla, quindi maggio, settembre e giugno, un po' più alti per l'outdoor, quindi segna che probabilmente la vacanza all'aperta aiuta, no, ad avere questa spalla e quindi dove si possono pensare delle iniziative. Come prenotano le vacanze? Beh, un italiano su 2 prenota direttamente la struttura, quindi che sia via mail, che sia sul sito, che sia via telefono, quindi si prenota direttamente. Più forte questa tendenza per i turisti, diciamo, delle strutture outdoor. A seguire abbiamo le OTA, quindi i portali, Booking.com, Expedia, e poi i tour operator che prendono un pochino di terreno in forza delle OTA, quindi che consolidano, diciamo, la seconda posizione. Dove si fanno le vacanze? L'Italia, quindi l'82% sceglie l'Italia, percentuale che è diminuita un po' rispetto allo scorso anno, ovviamente lo scorso anno ci attestavamo in circa il 94% di scelta dell'Italia, ma comunque questo 82% che sceglie l'Italia lo fa perché piace la destinazione, quindi l'Italia piace, viene scelta dal 70%, quindi come prima propria motivazione, e quelle che sono le regioni più di interesse, vediamo la Sicilia, la Puglia, l'Emilia Romagna e la Toscana. Toscana che però, se andiamo a vedere le strutture ricettive outdoor, sta al primo posto, quindi dal quarto posto va al primo posto, anche qui c'è più o meno la stessa distribuzione, no? Tra la scelta tra Italia e estero. Un pochino più, diciamo, significativa il tema della cura del contagio Covid, che è al 6%, segno che
probabilmente c'è ancora questa nicchia di persone che effettivamente magari sceglie l'outdoor, insomma, come per sentirsi, diciamo, un pochino più sicuro. La tipologia di destinazione. Il mare al primo posto, quindi per entrambe, no, le tipologie di turisti, a seguire comunque la montagna, e devo dire che c'è un trend positivo, lo vediamo anche noi come Human Company nelle nostre strutture, sulla vacanza culturale, quindi la vacanza in città che effettivamente cresce molto nella scelta. Che tipologia di vacanza? Beh, gli italiani vogliono rilassarsi in vacanza, quindi entrambi scelgono insomma il 70-65% una vacanza di relax. Importante comunque iniziasse la vacanza culturale, lo dicevamo prima, e ovviamente per le strutture outdoor c'è il tema dello sport, dell'attività, la vacanza insomma sportiva che ha un peso maggiore. Molto interessante qui, ne accennavamo prima, il tema della spesa media, quindi spende di più il turista delle strutture outdoor, quindi è un turista che è disposto a spendere probabilmente in servizi, in attività e che effettivamente con uno scarto, no, dai 1.400 a circa 1.700-1.800 euro. Questo è un dato molto interessante, no? Abbiamo voluto anche indagare se effettivamente, no, visto il tema del caro bollette, l'energia, carburanti, questo potesse aver avuto un impatto, no, anche nella scelta della vacanza. Abbiamo visto che effettivamente sì, il 58% dichiara molto, poco, abbastanza. E più sensibili ovviamente sono il target dai 15-34, poi meno sensibili gli over ovviamente 54, probabilmente meno sensibili a questa leva. Abbiamo chiesto poi, ma se dovessi prenotare adesso, no, la prossima vacanza estiva, cosa effettivamente, quale sarebbe il driver di scelta principale? La convenienza dell'offerta, quindi prenoto tanto in anticipo se effettivamente economicamente mi conviene. A seguire il tema della cancellazione gratuita e la flessibilità che però perde rispetto allo scorso anno, passa dal 22% al 14%, segno che probabilmente non mi sono più interessato tanto a modificare, no, le date magari della mia vacanza, ma voglio una garanzia che effettivamente la vacanza la posso prenotare e cancellare senza vincoli. Arriviamo all'ultima parte, vediamo se sono cambiati, no, un po' la percezione della vacanza open air, la vacanza in campeggio. Abbiamo chiesto innanzitutto se negli ultimi anni era stata fatta una vacanza, no? E ci hanno risposto che beh, il 25% sì, quindi è una fetta che continua ad aumentare, continuano a scegliere la vacanza open air. Abbiamo poi chiesto a tutti, in generale, quindi sia chi c'era stato che chi non c'era stato, effettivamente quanto piace l'idea di fare una vacanza in campeggio. E qui devo dire che abbiamo visto un dato che da un anno a un altro ha avuto un impatto molto diverso, quindi innanzitutto il 21% piace molto, piace moltissimo. Chi ha fatto una vacanza nell'ultimo anno, questo percentuale è addirittura il 26%. C'è ancora una quota, che è questo 41%, che dice a prescindere, no, non mi convince, no, fare una vacanza in campeggio. Però è una fetta che si sta molto riducendo, quindi l'anno scorso questa fetta valeva il 53%, lo vediamo. Quindi questo vuol dire che probabilmente abbiamo tanto da fare, no? Anche proprio come settore, come comparto, per far conoscere effettivamente quello che è l'open air, perché poi lo vediamo, chi poi arriva e fa una vacanza migliora la sua percezione, anche più dell'8%. Quindi sicuramente questa è una sfida che dobbiamo cogliere, dobbiamo raccontare bene, no? Cosa vuol dire fare open air, se lo facciamo come settore sicuramente insomma, ne beneficiamo tutti e raggiungeremo l'obiettivo. Bene, grazie.